Ciao a tutti, io sono Mirko e vi do il benvenuto a questa serie di video dedicati al simulatore di volo Liftoff. Nell'angolo qua in alto trovate la playlist con tutti gli altri video della serie. In questo video vediamo come settare correttamente la Taranis. Innanzitutto creiamo un nuovo modello. Premiamo menu, andiamo sul primo slot disponibile, clicchiamo Enter e diamo Create Model. Adesso rinominiamo il modello. Visto che non viene utilizzato e per risparmiare batteria, disabilitiamo il modulo RF. Sempre in questa schermata andiamo fino a trovare Internal RF, quindi in mod lo disabilitiamo. Adesso andiamo nella pagina 5 per settare gli stick. Per editarli teniamo premuto Enter e diamo Edit. Qui dovremo dare il valore di 50 sia a weight sia a offset. Clicchiamo Enter e settiamo 50. Ripetiamo questa operazione per gli altri tre canali. Adesso che abbiamo settato la Taranis, avviamo Liftoff per fare le configurazioni. Quindi colleghiamo e avviamo. La prima cosa da fare è configurare la Taranis, quindi andiamo su Opzioni, Controlli e Controller Preset. Facciamo una prima prova per vedere se la radio viene riconosciuta dal sistema. Muoviamo il throttle e vedete che come muovo il throttle si muove il roll. Muoviamo il roll, invece dall'input allo yaw, se muovo lo yaw non succede niente e il pitch è associato al throttle. Quindi la radio viene riconosciuta da Liftoff, ma i canali non sono associati correttamente. Proviamo a usare uno dei preset che ci vengono forniti dal programma. Abbiamo Taranis Mode 2 e possiamo provare se con questo è tutto a posto. Mandiamo il throttle verso l'alto, come vedete il throttle è qui abbinato al pitch, il roll che invece è abbinato al throttle, lo yaw è giusto, mentre il pitch è assegnato al roll. Anche con questo preset i canali non sono assegnati correttamente. Quindi non ci rimane altro che crearne uno noi manualmente. Vediamo di fare passo passo la creazione manuale. Innanzitutto qui ci chiede di centrare gli stick e di premere calibra. Centriamo gli stick e clicchiamo su calibra. Adesso in questa schermata invece ci chiede di fare dei cerchi con gli stick. Adesso andiamo avanti e in questa schermata ci chiede di individuare l'asse che verrà associata al throttle. Muoviamo e scopriamo che l'asse che ci interessa è l'asse 3, quindi lo selezioniamo. Proviamo. Perfetto, andiamo in Next. Adesso ci chiede di scoprire qual è l'asse dello yaw. Muoviamo e vediamo che qui si muove l'asse 4, quindi lo selezioniamo.
E come potete vedere, se io muovo a sinistra, il nostro modello gira a destra, mentre se io giro a destra, il nostro modello gira a sinistra. Quindi invertiamo il canale. Adesso muoviamo a sinistra e gira correttamente a sinistra. Muoviamo a destra e gira correttamente a destra. Possiamo andare su avanti. Il pitch, come muovo l'asse del pitch, si muove l'asse 2, quindi lo scegliamo e lo proviamo. Bene, il pitch è impostato correttamente. Andiamo su Next. Adesso ci chiede di individuare l'asse del roll. Muoviamo l'asse del roll e vedete che si muove l'asse 1. Lo selezioniamo e lo proviamo. Anche questo risulta essere invertito, in quanto se io muovo a sinistra, l'icona piega a destra, mentre se io muovo a destra, l'icona piega a sinistra. Clicchiamo quindi su Inverti e proviamo. Sinistra, destra, perfetto. Andiamo su Next. Qui possiamo lasciare tutto di default, andiamo di nuovo su Next e diamo un nome al nostro preset. Adesso lo scegliamo, diamo su indietro, salviamo e usciamo. Adesso non ci rimane altro che fare un volo di prova per vedere se è tutto a posto. Clicchiamo su Free Flight e quindi clicchiamo sul primo livello. Inseriamo gli occhiali, bene. Facciamo un primo volo di prova per vedere se è tutto a posto. Prendiamo quota. Ok, il throttle risponde. Diamo un po' di pitch e andiamo avanti. Giriamo a sinistra. Perfetto, la Taranis risponde correttamente ai nostri controlli. Possiamo atterrare. Questo era il mio tutorial su come settare la Taranis su Liftoff. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video dedicati a questo simulatore di volo.